Abbiamo parlato di obiettivi, abbiamo parlato di fondo emergenza, siamo qui per parlare adesso di piattaforme dove andare a investire, dove andare a comprare i nostri investimenti e dove iniziare ad approcciare i nostri primi passi in questo mondo abbastanza complicato, ma con le informazioni di questo video abbastanza semplici e abbastanza dettagliate, giustamente perché si parla di commissioni in questo video inerenti a tanti broker diversi. Faremo una comparazione pro e contro e quali sono i vantaggi di tutti quanti questi brokers che io vi parlerò in questo video. Avere i costi di commissione più bassi possibili è molto importante negli investimenti, motivo per il quale a parer mio scegliere un broker o una banca con i costi di commissione più bassi possibili nel lungo tempo sicuramente risparmierete centinaia se non migliaia di euro in molti casi. Quindi iniziamo. Il broker è semplicemente un intermediario finanziario, ossia agisce come tramite tra acquirente e venditore di un determinato prodotto finanziario, ovviamente, ed eseguendo gli ordini di negoziazione. Basta, semplice di così, praticamente fa da tramite. In questo video vedremo 5 broker e perché secondo me è meglio iniziare a investire all'interno di queste piattaforme piuttosto che tenere i investimenti in banca, per il semplice motivo che se possiamo un attimo risparmiare un po' di soldi e usare queste tipologie di servizi finanziari ci facilita alla gran lunga la vita, perché sono molto semplici, chiari, di facile accesso, facile di registrarsi, abbiamo un sacco di aggiornamenti mensilmente, annualmente, trimestralmente, ci aggiornano di qualsiasi cosa abbastanza in tempo reale, anche di varie informazioni e novità a riguardo sia della piattaforma che dei mercati. Di tutti i broker che ho provato ne consiglio sicuramente 5 e sono abbastanza popolari qua in Italia. Questa lista non è in ordine dal peggiore al migliore, sia chiaro. Sono 5 presi in ordine a caso, che ognuno di loro ha le loro potenzialità e in base alle vostre conoscenze che avrete da questi video o in vostra vita generale in ambito finanza personale, capite fin dall'inizio quali sono i vostri tipologie di investimenti e quindi andare a capire quali sono i vari costi di commissione e fare una vostra valutazione per andare poi a comprare all'interno di queste piattaforme i vostri prodotti finanziari. Una premessa che io non ho fatto: tutti i broker praticamente hanno delle borse che sono collegati, hanno un determinato numero di titoli o azioni che potrete trovare all'interno di una piattaforma che magari dall'altra parte non potete trovare. Quindi in base al vostro investimento c'è anche da capire quale broker scegliere in funzione di cosa si andrà a acquistare, perché giustamente bisogna un attimo informarsi prima su che borsa sono registrati, se quella borsa è anche registrata su quella piattaforma broker. In questo esempio lampante, titoli obbligazionari. La maggior parte delle volte che cerco un titolo obbligazionario all'interno di alcune piattaforme non li trovo, però ad esempio Trade Republic, che mi viene in mente proprio in questo momento, quando io cerco un'obbligazione al 99% delle volte, sì che sia italiana, austriaca, svizzera, tedesca, belga, la trovo sempre. Ma ad esempio, non so, Scalable Capital? No. Interactive Brokers? Alcune volte no. De Giro? Quasi sempre ci sono, sì, non mi ricordo attualmente, però ecco, in base a quello che voi avete deciso e prefissato di investire, è giusto prendere le proprie considerazioni e scegliere la piattaforma più idonea alla vostra tipologia di investimento. Ovviamente avere delle obbligazioni da una parte e azioni dall'altra, ETF da un'altra piattaforma, potete farlo tranquillamente, è più una sbatta aggiuntiva quando dovete fare i vari riquadri, le varie dichiarazioni dei redditi. Un impegno in più per voi, ma sicuramente i costi di commissione sono decisamente più bassi in questo caso. Anche diversificare un po' le piattaforme non è male anche. Mai sentito di un broker che fallisce o fa bancarotta, eccetto cripto? Situazioni abbastanza drammatiche quando si parla di questo argomento e basta. In questo video parleremo soltanto di costi di commissione, non parleremo di quanti servizi o prodotti finanziari troverete su una piattaforma diversamente dall'altra o pro e contro. Sarà un video dedicato in un altro video. Giustamente sono i principali broker in circolazione, perché non esporre i costi di commissione. Quindi, prima fra tutti, De Giro, abbastanza famoso in Italia, costi veramente abbastanza contenuti, non dei più bassi, ma sicuramente con dei servizi molto vantaggiosi e comodi per noi investitori. Quando si parla di costi di commissione vuol dire che quando io eseguo un ordine, ossia comprare un prodotto finanziario, ha giustamente un costo. Come praticamente quando io vado ad acquistare, non so, il pomodoro al supermercato, c'è un IVA, giusto? L'IVA mettiamo in caso che sia il costo di commissione. Non è la stessa cosa, è per farci capire. È un costo in più che voi avrete da pagare noi acquirenti. Oltre al prodotto pagheremo, ad esempio, 10 o 22% di IVA. In questo caso è il costo di commissione, piccolino,
non è sicuramente percentuali così grandi, ma se avete un capitale abbastanza grande da investire e avere un costo di commissione abbastanza fisso, principalmente non va a percentuali, quelli che vedremo in questi video, andrà soltanto a costo di commissione stabile, con sia che investite 100, 300, 500, 1000 eccetera eccetera, sicuramente il costo di commissione è lo stesso. L'unica cosa da considerare è, se io investo 100 e il costo di commissione è anche tra 1 euro e 3 euro, vuol dire che sto già pagando l'1% o il 3% di commissioni. Quindi quando si acquistano delle cose, mi raccomando, fare attenzione principalmente al costo di commissione, perché se devo aspettare soltanto di fare l'1,20-30% per riacquisire quel costo di commissione che io ho avuto, non conviene. Piuttosto aspettate a incrementare il vostro budget per acquistare quel determinato prodotto finanziario. Detto questa premessa, continuiamo. Principalmente i costi sono azioni, costano 1 euro di commissione più 1 di gestione. ETF costano unicamente 1 euro di gestione, tranne se sono a livello globale. Si parla di 2 euro a livello globale più 1 euro di gestione. 3 euro per soltanto un costo di commissione per un ETF globale è un po' costosettino confronto agli altri. Sicuramente confronto a un'altra banca, bacio mania. Derivati futures, molto competitivo, 0,75 centesimi. Prodotti a leva, anche qui molto competitivo, su unicamente 50 centesimi. Conversioni di valuta, invece parliamo dello 0,25. 0,25 non è neanche troppo elevata, abbastanza ragionevole confronto ad altre banche che ho visto che costavano l'1%, in alcuni casi il 2,5%. Di giro in un complesso generale, tra costi di commissioni e altro, consiglierei quelli a leva, futures derivati molto competitivi, anche le azioni, ETF, quelli abbastanza europei, se si può dire così, molto convenienti. 3 euro per acquistare un ETF globale mi sembra un po' costosetto confronto agli altri, quindi se voi volete fare semplicemente un piano d'accumulo, sia chiaro, il piano d'accumulo lo vedremo in un video dedicato, e quindi acquistare voi normalmente una volta al mese questa tipologia di prodotto a livello globale un po' costosetto, valuterei altro. Mi stiamo dimenticando di dire che su De Giro c'è un costo annuo di 2,50 euro per ogni borsa che noi siamo investiti, indipendentemente da quanti titoli noi abbiamo. Il prossimo è Scalable Capital, abbastanza in voga nell'ultimo periodo, spopolato nell'ultimo annetto /2 secondo me, personalmente, cioè anch'io, lo utilizzo veramente tanto. Ecco, qui diversamente dagli altri broker hanno praticamente dei piani, cioè il piano free, piano annuale e piano mensile. La differenza principale sostanziale è questa: piano free, qualsiasi cosa che acquistate, sia che costa 0 o 1 euro o che costa 1000, costa sempre 0,99 centesimi a qualsiasi azione che comprate, ETF. Però punto fondamentale di questa piattaforma sono i piani d'accumulo. Qualsiasi piano che scegliete dei 3 sono sempre gratuiti, ossia voi eseguite un ordine che verrà eseguito alla data che avete prefissato all'interno del calendario, con la determinata somma che volete investire in quel determinato prodotto, e quindi mensilmente a quella determinata data verrà o prelevato dal vostro conto oppure dal saldo l'ammontare dedicato a quel piano d'accumulo. Quindi qualsiasi piano d'accumulo che si parlerà saranno gratuiti, costo 0 di commissione. Quindi qualsiasi cosa che voi comprate, praticamente ce l'avete costo 0 se fate piani d'accumulo. Potreste pensare anche semplicemente: ho visto l'azione con l'ETF che io vorrei investire soltanto in una volta e non mi interessa del prezzo che c'è adesso. So che principalmente non oscilla tanto in questo periodo. Buona cosa secondo me acquistarlo con un piano d'accumulo e poi annullare successivamente dopo che si è eseguito questo ordine. Non si può fare a tempi brevi, se non mi sbaglio bisogna avere almeno una settimana e mezza di distanza, ricordateci questo. E quindi quando eseguo praticamente l'ordine, dopo che l'ho concluso, annullare, quindi per il mese successivo nessun problema, non ci sarà più questo ordine, e anche per i mesi a venire. Abbastanza conveniente quando sapete che comunque volete acquistare quel determinato prodotto, anche quando non vi interessa del prezzo di mercato di quel determinato prodotto. Conveniente quando volete fare acquisti nel lungo periodo. Se invece volete fare un po' di trading o investimenti a breve termine, tipo di un annetto, valuterei invece di acquistarlo subito se ritenete che il prezzo d'acquisto sia abbastanza ragguardevole. Piano mensile e piano annuale, per i costi di commissione praticamente sono dai 250 euro in su, sono gratuiti, dai 250 inferiore sono di 0,99.
bello, molto conveniente. L'unica cosa che il piano annuale costa 2,99 € al mese praticamente, tranne che si paga soltanto una volta unica, sono 35,88 € all'anno, per un anno. Conveniente sì, ma io valuterei l'opzione da 4,99 € al mese, che si paga scaglionato tutti i mesi, in più hai una remunerazione del 4%, quella che parlavamo, di dove depositare magari il nostro fondo d'emergenza e andare a prelevare in 1, 2 o 3 giorni quello che ci serve e riceverlo sul nostro conto corrente. Scalable Capital valuterei un 4,5 su 5. Perde quel mezzo punto, se non addirittura anche un 4 su 5, per il discorso che comunque hanno un costo fisso di 35,88 € all'anno o di 60 € con il piano 4% di remunerazione. Un 4 su 5. Rettifico. È molto molto comodo quando volete praticamente fare tante transazioni all'interno del vostro mese di riferimento, o se durante l'anno dite ok, quest'anno mi voglio applicare questa piattaforma, sicuramente fa il caso vostro se i vostri acquisti sono dai 250 € in su per prodotto finanziario, quindi valuterei un 4,5 di stelle su 5. Molto molto conveniente sia per trading che per costi di commissione. Non poteva mancare Trade Republic, abbastanza simile come Scalable Capital come costi, tranne che secondo me è molto più competitivo confronto agli altri 5 che vedrete attualmente, ok? Siamo soltanto 1 euro per qualsiasi costo di commissione che avrete all'interno di acquisto o di vendita di prodotti, ok? Mi raccomando questo, 1 euro è molto molto competitivo. In più remunera il 4% attualmente, perché magari il prossimo anno non ci sarà più, penso che fino al 2025 sicuramente questo 4% ci sarà e da lì in poi vedremo cosa farà la piattaforma. Quindi 1 euro per qualsiasi cosa che fate, 5 su 5, punto. Se in più anche una remunerazione sul capitale non investito, direi che è tantissima roba e in più è gratuito, diversamente da Scalable Capital che ho un costo mensile / all'anno. Conveniente Scalable Capital se fai tante transazioni, Trade Republic se ne fai una ogni tot e quindi dici ok, ne faccio una al mese, inutile che pago 5 euro in più alla remunerazione che potrei avere anche sull'altra piattaforma. Quindi si basa su quante transazioni voi fate. Inoltre, anche qui i piani d'accumulo sono gratuiti, senza costi di commissione, come Scalable Capital praticamente. La quarta piattaforma invece è Directa, ossia, diversamente dalle altre 3 che abbiamo visto per il momento, ha un regime amministrato. Adesso facciamo subito una distinzione cosa vuol dire regime amministrato dalle altre 3 che sono a dichiarativo, ossia tutte le altre 3 piattaforme ci viene inviato verso febbraio, marzo, aprile, adesso non mi ricordo, dipende anche un po' dal broker in questione, quanto tempo è veloce a mandarci la dichiarazione, ci invia un facsimile da consegnare al commercialista o che possiamo fare noi stessi se siamo abbastanza spigliati quando si fanno queste questioni burocratiche all'interno della dichiarazione dei redditi. Regime dichiarativo, noi non facciamo la sostituto di imposta e quindi dobbiamo dichiarare noi cosa abbiamo fatto di plusvalenze, minusvalenze, quanto abbiamo generato, quanto abbiamo perso e piena metta. Ci arriva già un facsimile, ossia copia e incolla di tutti quanti i dati che ci sono segnati sul foglio. Directa diversamente dagli altri, non dobbiamo preoccuparci di questo, farà tutto quanto da solo. A noi non ci deve proprio fregare proprio di niente, di sbatterci, di consegnare questo foglio o di fare noi stessi questa cosa, come tutte quante le banche che ci sono in giro. Directa secondo me è un attimino più complesso come Scalable Capital, ossia ha dei piani, se si può dire così, ce ne sono 3, ossia piano semplice, prendi quello che ti serve, paghi una commissione indipendente dal prezzo, ossia appunto sempre quello si chiama semplice, perché scelgo, compro, io ho una commissione fissa indipendente dal prezzo. Piano dinamico, ossia compro, ma pago un prezzo decrescente di commissione in base alla giornata, ossia più tu acquisti, meno paghi se fai tante volte all'interno della giornata. Variabile, paghi una commissione proporzionale al controvalore di quello che ti stai comprando.
principalmente serve per un ingresso graduale nei mercati e non tutti quanti in una botta sola. Qui invece ad esempio vi lascio unicamente il foglio con tutte quante le varie tabelline, perché in base al piano che scegliete avrete diversi costi. Consiglio mio personale: se siete alle prime armi, il semplice sicuramente fa il caso vostro, trovate tot io acquisto. Come piattaforma è molto conveniente per il semplice fatto che è a regime amministrativo, dinamico per tutti quanti quelli che fanno praticamente molte operazioni all'interno della giornata, variabile se siete un po' più prudenti, ma che comunque sapete già che il piano semplice e dinamico non fa il caso vostro. Diretta confronto agli altri, anche dei costi di commissione zero, quindi fare molta attenzione a questo in base a quello che andate a comprare in generale. Cosa vuol dire? Adesso parliamo principalmente di ETF. Direct è molto conveniente confronto alle altre piattaforme perché ha stretto delle collaborazioni come ad esempio Vanek, BlackRock, Keeping Up in a Meta, Vanguard, eccetera eccetera, che praticamente ha costi zero di commissioni. Quindi praticamente quando voi eseguite un ordine su un ETF avrete costo zero, abbastanza conveniente, molto. Ha dei costi abbastanza elevati in generale se acquisti o vendi un determinato prodotto, ma se il vostro obiettivo è acquistare ETF è un'ottima piattaforma da tenere in considerazione. Unica pecca che dovete avere un determinato valore per avere questo costo di commissione pari a zero, quindi principalmente vanno dai 1000 ai 1500 per prodotto che noi andremo a acquistare a volta singola praticamente. Noi acquistiamo una cosa, noi selezioniamo il prodotto, lo acquistiamo, se costa più di 1000, 1500, 2000 dipende diretta che accordo si sono fatti fra di loro, e quindi andremo a pagare zero commissioni se rispecchiamo quel requisito. Quindi 1000-1500 euro sicuramente non sono alla portata di tutti al mese, quindi mi riferisco a coloro che magari si tengono da parte per 3-6 mesi quella cifra per non andare a pagare quel costo di commissione. Utile? Molto, sì, decisamente. Diretta darei un 4.1 di valutazione, regime amministrato più ETF a costo zero, è molto valido. In generale non lo userei per acquistare azioni, obbligazioni in generale, utilizzerei un'altra piattaforma, ma con costi zero gli ETF molto valido per il 90% magari dei portafogli che ci sono in giro che si basano principalmente su ETF. Infine parleremo di Interactive Brokers. È sicuramente caposaldo dai nostri broker, tra i primi in assoluto, storia incredibile, sicuro come non ci fosse un domani, c'è da sempre, no scherzo, non c'è da sempre, però è sicuramente uno dei primi da più di 30-40 anni, non so bene quanto. Confronto agli altri, Interactive Brokers fa un po' a sé. Adesso vi do un mio consiglio. Quando si parla di broker, sceglierei specialmente un broker europeo, per il semplice fatto che avere dei broker che sono esteri all'Unione Europea è un po' più difficile gestirli, è un attimino più difficile anche a livello burocratico, intendo, almeno a parer mio. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio con questa ultima piattaforma che vado a presentare, ma che comunque a parte quella prima volta sono sicuro che se l'avessi fatto anche l'anno successivo sarei sicuramente rimasto tranquillo. Ho dovuto fare qualche operazione perché ho avuto qualche disguido con la piattaforma e non andremo nei dettagli. Sicuramente una delle piattaforme più solide su dove andare a investire. L'unica pecca è specialmente indirizzata a coloro che hanno, a mio avviso, più di 300.000 euro o investiti o da investire, per il semplice fatto che non è come gli altri che hanno magari dei costi di commissione abbastanza fissi, tranne Diretta che magari dai 1 euro ai 9 euro, così. Praticamente funziona così. Ci sono due tipologie di costi di commissione. Il primo fisso, $1 per tutte quante le spese abbastanza piccoline di capitali. Se invece avete un capitale molto grande non pagherete più $1, ma pagherete una percentuale decrescente in base alla proporzione che voi andrete ad acquistare. Ossia, se io investo ad esempio $300.000 pagherò lo 0,00035 USD. Se invece io vado a investire fino a 3 milioni andrò a pagare lo 0,00020 USD. D'altro canto, per quelli che non hanno questa disponibilità e ricchezza da parte, lascerei stare. Come le altre piattaforme, Interactive Broker
per tutti coloro che hanno più di 10.000 euro di liquidità avranno una piccola remunerazione del 3,155%. Abbastanza utile. Anche in questo caso, sicuramente non è il 4% di Scalable Capital o di Trade Republic, ma comodo. Sicuramente piattaforme che danno una remunerazione sul capitale non investito fa sempre comodo avere quei 20, 30 o 60 o 100 euro, proporzionale anche a quanto voi avete non investito, fino a un massimo di 100.000. Ecco, unica cosa, avrete una remunerazione del 4% sul Trade Republic fino a 50.000 euro. Attualmente sul Scalable Capital fino a 2 milioni avrete il 4%, dopodiché secondo me appena finisce la promozione non saranno più 2 milioni ma saranno 100.000 con una remunerazione del 2,3%. Invece Interactive Broker attualmente penso sia abbastanza fissa, importante avere più di 10.000 fino a un massimo di 100.000 del 3,155%, se non mi sbaglio. Voto finale di Interactive Broker un 3,7 su 5. Penso che ci siamo divulgati abbastanza sui costi di commissione. Direi che principalmente fra tutte quante queste piattaforme decidere un regime amministrato o dichiarativo è abbastanza indifferente, sinceramente. Magari per la prima volta che voi lo fate, la dichiarazione di reddito da un commercialista o da voi stessi può essere abbastanza una rottura di scatole, ma per il mio poter dichiarare io personalmente e verificare che quello che c'è scritto sia corretto mi dà un gran sollievo. Perché conosco qualcuno, è già successo che in passato, esattamente l'anno scorso, 2 anni fa, qualche piattaforma di questo tipo che era regime amministrato avesse delle difficoltà a dichiarare quanto aveva investito, quanto aveva comprato, determinati prezzi. Ci sono stati un bel po' di valori sbagliati durante le dichiarazioni dei redditi e tutti quanti noi investitori non potevamo sapere che quella piattaforma avesse sbagliato, e quindi in quel caso, quando è il momento in cui bisogna andare a pagare le tasse, ecco, la sorpresina c'è stata, perché appunto erano sbagliati i dati forniti o forniti sbagliati. Magari avevamo pensato che quell'anno lì abbiamo generato un tot e da quel 26% di plusvalenza ci siamo detti pagavo 1.000, mi sono ritrovato magari a pagare 2.500 euro o addirittura 100 euro. Alcuni casi che conosco è capitato. Per la mia parte, queste sono le 5 piattaforme. Scegliete in base a ciò che andrete a investire quali sono i costi di commissione più bassi, piattaforme che vi consiglio. Conclusione finale del video è: se avete degli ETF o unicamente investite in quelli, a parer mio attualmente valuterei Directa o piani d'accumulo su piattaforme che sono gratuite, zero di commissioni. Altrimenti, se fate acquisti singoli di obbligazioni o azioni, consiglierei sulle azioni Scalable Capital, Trade Republic, Interactive Brokers, tutti quanti eccetto praticamente Direct. Li consiglierei. Se invece si parla di obbligazioni, Directa è molto fornito, secondo me fra tutti i 5 che abbiamo visti quello più fornito, ma i costi leggermente più altini, in compenso ha più scelta. Trade Republic è quello che io uso per comprare obbligazioni, €1. Futures o derivati 0,75 di De Giro, molto conveniente, sia i prodotti a leva 0,50 di De Giro. Quindi le conclusioni, scelta vostra in base al vostro portafoglio che andrete a investire. Detto questo, è stato un video abbastanza completo, ma volevo spiegare abbastanza nei dettagli i costi. E in questo video si è parlato di numeri, però ecco, principalmente è importante avere il quadro completo e la mia opinione personale è questa. Ciao!